ben riconnessi con Pharaon, cari ascoltatori. Allora, oggi, siccome l'altra volta non abbiamo fatto Sedima, partiamo per Sedima. È stato annunciato un nuovo faraone, Nebka, fondatore della terza dinastia di regnanti egizi. Nebka ha conferito all'Egitto un'ottima organizzazione, ordinando la divisione del regno in distretti o nomi, ciascuno governato da un signore chiamato nomarca. Anche se il sistema può apparire rigido, l'Egitto è cresciuto e continua a prosperare con ottimi risultati anche nei campi dell'architettura e dell'arte. Le carovane di mercanti in viaggio di oasi in oasi nel cuore del territorio africano hanno fornito beni esotici, alcuni rari e preziosi, tenuti in gran conto dalla nostra gente. Sfortunatamente, queste carovane sono continuamente attaccate dai guerrieri libici e anche dai beduini del deserto orientale. Per rendere sicure le vie commerciali, il faraone Nebka desidera che tu stabilisca una postazione militare nell'oasi di Selima, crocevia delle carovane, ben oltre i confini del nostro regno. Lì potrai trovare del legname adatto alla costruzione delle navi da vendere per ricavare i fondi necessari alla stazione militare. Per forgiare le armi puoi ottenere del rame dalle nuove miniere di Timna nel territorio del Sinai. Dall'oasi di Selima puoi importare ebano della nazione africana di Kerma. Quando avrai stabilito l'avamposto militare, da qui potrai fornire l'ebano a tutte le città del regno. Complessi di templi e beni di lusso. Grazie al crescente spirito di devozione verso gli dei, il popolo egiziano richiede luoghi di culto sempre più spaziosi. Gran parte della città vuole erigere un complesso di templi dedicato al proprio patrono o patrona per poter venerare la divinità e guadagnarsi la sua benevolenza. Una volta costruito, il complesso di templi può essere espanso aggiungendo un oracolo e un altare, ciascuno dedicati ad altre divinità minori. Nello scorso episodio, nella puntata dove eravamo ad Abu, l'abbiamo letto, quindi possiamo anche saltare questa parte. Per chi vuole può vederlo nella puntata precedente. Allora, niente, prepariamoci a costruire questo regno. Allora, come potete vedere da questa parte ci sono gli struzzi, quindi io personalmente ho fatto questa parte, l'inizio della campagna. Beh, ci vediamo tra pochi minuti. Per poter completare facilmente la campagna di Sedima serve una grossa popolazione, serve un esercito, perché poi Sedima praticamente verrà attaccata, e non soltanto, bisogna avere un esercito molto presto, perché la città che commercia con noi, con l'Ebano, potrebbe
essere conquistata dai popoli nubiani e quindi di conseguenza non avremmo più Kerma. Prima di tutto bisogna subito attivare il commercio, perché altrimenti non ci potrebbe essere più. E secondo poi bisogna, come ho detto prima, fare in modo di difendere praticamente quell'avamposto egiziano, perché l'alternativa sarebbe che non abbiamo più nessuno con cui commerciare. E l'Ebano è fondamentale per poter mantenere degli ottimi rapporti con il regno di Egitto. La difficoltà della campagna è, diciamo, medio-alta, perché se la prima volta che tu fai cam- questa campagna risulta difficile poter capire le dinamiche, effettivamente, quindi alla terza ti va bene. Quello che è successo a me. Comunque si possono commerciare diversi tipi di materiali, tra cui la carne si può vendere, si può vendere anche il legno. Infatti, per poter soddisfare la domanda, che sono 4.000 unità, ce ne vogliono almeno 4 di falegnamerie, però va bene così. Ecco, insomma, ora andiamo di nuovo un pochettino avanti veloce, che poi bisogna stare attenti anche con le palme, perché con le palme qui, anche se le metti vicino, non so perché i nostri carissimi lavoratori se ne vanno in giro per il mondo, non capisco bene perché, però fazzaglielo fare, che dire. Ora piazziamo molti più abitanti perché siamo a corto di lavoratori, e piano piano iniziamo ad espandere la nostra cittadina.
sfruttato in modo strategico i nostri depositi materiali e aver messo il nostro blocco. Vediamo appunto cosa bisogna fare. Allora, qui ci sono le statistiche in generale, ancora siamo troppo bassi per poter raggiungere l'obiettivo finale. E iniziamo a mettere dei tempi perché i nostri carissimi dei li potrebbero un attimo innervosire. Siamo altri cittadini. Notare di espandere ancora di più la nostra piccola sella. Che poi io prima non ci avevo fatto caso, ma se tu non costruisci sia i due edifici imperiali, no? Non puoi praticamente vendere, non puoi comunicare all'altro impero egizio praticamente e mandare gli oggetti. Adesso non l'avevo capito non so perché pensavo fosse tipo una cosa superflua, ma vabbè. Ogni tanto ho notato che praticamente dipende quanto sono lontani gli edifici, tipo depositi di merce eccetera eccetera. I lavoratori non ci vanno, quindi il mio piccolo trucchetto personale mette tipo 4 casuzze di vicino, in modo tale che siccome sono molto più vicini rispetto al centro del paese, ecco, non ci sono problemi. Ora cosa succede? Io già sto mettendo qui il centro per poter di reclutamento, perché già c'è stato il discorso che c'è una battaglia imminente e potrebbero conquistare il nostro avamposto che vendevano. Quindi ci prepariamo, iniziamo il discorso appunto che io posso ogni mezzo ci sono magari le cose tipo disposte però non mi avevo la possibilità di avere una banca centrale per controllare tutti i bazar, quindi tutti i mercati, una specie di lista, no? Dove c'è tipo mercato 1, 2, 3, 4 punti di posizione, no, possiamo capire. Vabbè, niente, lo facciamo manualmente di settimana perché ci vediamo inizialmente perché ci serve. Quindi l'inizio è pazienza, però si fa così. Bisogna stringere la cinghia e far arrivare il più presto possibile armi per poter mettere in piedi.
nostra cittadina diventa sempre più popolosa, aumentiamo ancora di più il luogo in cui possono abitare i nostri abitanti e piazziamo un pochettino di centri, soprattutto quello per quanto riguarda la salute, perché qua verso la malaria è un attimo. Purtroppo il nostro primo incarico è fallito, ma non avendo la possibilità né i soldi per poter commerciare è normale. Siamo per ora in debito di bill debit, però non mi perdo d'animo. Finalmente adesso posso vedere una missione di fornitura. Non ci si deve perdere d'animo perché tanto all'inizio è normale, infatti abbiamo recuperato in pochi mesi, siamo arrivati al 2003, quindi ora iniziamo a guadagnare i soldi, i soldoni. Ancora non è tempo di ancora tempo di attivare le altre vie commerciali, non perché non voglio, è perché è un problema di soldi, non conviene per ora entrare in debito. Siamo assicurati le fluttuazioni, già abbiamo speso di molto 2000, quindi non conviene più di tanto. Però ci serve l'armi, quindi bisogna attivare e comprare le armi finalmente. Grazie ai nuovi tempi che fanno aumentare il prestigio delle casette, continuiamo su questa via. Abbiamo già piazziamo molti di questi centri di riscossione delle tasse, perché l'alternativa è che poi non abbiamo uno dei, ora non mi ricordo se era felicità. Ah no, prosperità, ecco, se no abbiamo prosperità che è più bassa, che riguarda i soldi, la prosperità, quindi. Perfetto, con la visione F ti permette di cliccare su edifici anche che sono dietro ad altri, se non ci sono problemi. Niente, è tempo di attivare un nuovo deposito di oggetti.
abbiamo bisogno di Ebony per poter completare l'altro obiettivo, però quello più importante è quello di inviare soldati per la battaglia lontana di Kerna. Ok, perfetto, mandiamo tutte le compagnie perché noi non siamo in questo momento sotto attacco e speriamo di non così. Quando una città è sotto attacco praticamente succede questo, che le vie commerciali non sono più attive, quindi di conseguenza è un problema sia a livello economico sia a livello di storia. Bisogna stare attenti. Visto e considerato adesso che abbiamo abbastanza soldi, piazziamo il massimo possibile di accampamenti militari così da poter avere anche un proprio esercito nel momento in cui noi saremo attaccati. Abbiamo messo pure adesso in produzione il papiro che ci serve, non tanto per la cultura perché non è un obiettivo, però ci serve per ci serve per poterlo vendere, quindi avere più soldi praticamente, per dare più soldi alla nostra cittadina. Il nostro lungo e pericoloso viaggio non è valso a nulla. Questa città non intende commerciare. Il nostro lungo e pericoloso viaggio non è valso a nulla. Che bella la vita del mercante! Che bella la vita del mercante!
Che bella la vita del mercante! Finalmente è arrivato il momento di piazzare il grande complesso di templi. Lasciamo libero sia a destra che a sinistra per poter mettere e piazzare case per poter avere il massimo del numero dei doni qui, per poter avere le casette ancora più belle, perché c'è una storia di influenza in questo edificio. Saliamo. Scuola.
È stata una delle campagne tra le più ardue, perché se non hai esperienza del luogo diventa impossibile poter competere questa campagna. Di conseguenza uno deve fare molta attenzione, altrimenti ok, siamo qua ai templi, cosa. Che poi c'è il discorso di mettere le statue, ma in realtà le migliori sono i templi, quindi se tu pensi il tempio, i templi dietro le case dei cittadini, non è una cosa è che sono piccoli, quindi devi azionare 4, quindi devi farci la strada. Ok, il piccolo problemino. Ok, gli cittadini stanno crescendo, stiamo arrivando al numero. Perfetto, abbiamo completato pure un altro obiettivo. 3000 o 2930. 3000, 2000, 2950. 3000. Perfetto. Va bene ragazzi, ci salutiamo. Finalmente alla prossima campagna entreremo nel vecchio regno e quindi vi aspetto alla prossima puntata. Ciao!